Ciao ragazzi, in questo video proviamo l'ultima stampante della Tronxy, la C5, che mi è stata inviata da Gearbest. Una stampante inscatolata con bed fisso, stile Unimaker, ma dal costo molto più contenuto. In descrizione potete trovare i link ed un eventuale coupon. Bene, iniziamo e vediamo com'è andata. Allora, per farvi vedere meglio, ho smontato le piastre superiori, inferiore e questa qua laterale. Allora, la struttura della stampante è formata da 4 infissi in alluminio tenuti insieme da 2 piastre di metallo, questa qua sotto e questa qua che è superiore. Sono piastre da 2,5 mm, 3 di spessore, per cui sono molto rigide. Questa semplice soluzione crea un cubo veramente ben fatto, completamente rigido. Ora il bed è tutto in metallo. La dimensione del bed sono 220 x 220, ma la reale superficie di stampa è 210 x 210. L'altezza è 210. Il bed è da 120 watt, per cui per la dimensione che ha è una potenza più che sufficiente anche per stampare ABS. Qui possiamo vedere la meccanica per il movimento della testina. Allora, questi supporti qua che reggono le barre e i cuscinetti sono in metallo e contribuiscono a fissare sia il piatto che l'infisso, quindi aumentano la rigidità. L'estrusore è di tipo diretto, un MK8, praticamente c'è una pipe con il tubicino di Teflon interno che va nel nozzle. Questi blocchetti qua sono di plastica, però è un buon stampaggio, fatti bene. Il fissaggio delle cinghie, vedete qua si può scivola in fuori, vengono inserite in questo taglio seghettato. Questo e questo sono 2 tendicinghia che ho aggiunto io.
per ridurre al minimo l'effetto ghost sulle stampe. Ora la stampante mi è arrivata con alcuni problemini, per cui c'erano le viti dei cuscinetti del bed non fissate, questa puleggia qua non era fissata e una cinghia era uscita dalla sede, quindi era penzolante. Un'altra cosa che ho trovato sono due motori senza le viti di fissaggio dietro. Presumo che ci sia stato un errore nella catena di assemblaggio. Questi erano i motori per essere montati sulla X5S, che vengono montati su una basetta qua sotto e quindi fissati da dietro, e sono finiti per sbaglio a essere montati su questa. La risoluzione è aggiungere le viti per evitare che si aprano. Nello specifico i motori senza viti, uno era del bed e uno era questo qua. Qui vediamo l'elettronica, è situata nella base della stampante. È la classica elettronica della Tronxy, base, 4 driver, non è riprogrammabile né ci sono possibilità di espansione, però fa il suo dovere, funziona bene. Abbiamo un alimentatore da 12 volt 20 ampere, e basta. Ora vediamo un po' di stampe. Allora, la prima stampa è stata il mio cubo di calibrazione. Come vedete c'è parecchio effetto ghost e vibrazione generale. Questo dipende dalle cinghie. Ho aggiunto dei ten di cinghia e quindi ho ristampato il cubo e qui potete vedere il risultato, nettamente migliore, quasi assente. Però se vedete la finitura non è lucida. Ho cambiato plastica come vedete la stampa è buona, però la finitura è ruvida.
Allora ho fatto una stampa doppia, stampati insieme, e sono iniziati a venire fuori altri problemi. Vedete qua questo scalino? Anche qua praticamente c'è stato uno shift di livello. Questo è dovuto alla perdita di step sull'asse X. Ma ci sono anche dei problemi di rigatura. Ho ristampato con della plastica più chiara, così potete vedere tutte queste righe. Anche qua la base, vedete tutto. Bene, questo è un problema di correnti sui motori, quindi dobbiamo correggere le correnti dei motori. Per la regolazione delle correnti dobbiamo agire su questi trimmer qua, 1, 2, 3 e 4. I trimmer sono fatti con due gambette da un lato e una dall'altro lato. L'orientamento della scheda dei trimmer è esattamente come vedete qua sul foglio. Ora la rotellina ha un taglietto su un lato. Questo è il vostro riferimento. Quindi per i motori X, Y e Z dovete settare questo qua. Per l'estrusore dovete settare questo. Torniamo alle nostre stampe. Quindi dopo aver fatto le correzioni, questo è il risultato finale. Questa stampa l'ho rotta io quando l'ho rimossa dal bed, però volevo farvi vedere una cosa. Allora, questo lato che è venuto, vedete, è venuto bene, è il lato dove soffia l'aria di raffreddamento, mentre il lato opposto è venuto malino. Questo è il motivo per cui serve l'aria di raffreddamento da entrambe le parti.
Devo dire che adesso sono venute veramente bene. Anche le punte, il raffreddamento funziona molto bene. Belle. Bene, eccoci arrivati al dunque. La stampante è arrivata con qualche problemino, ma di facile risoluzione. La meccanica è fatta bene, la struttura è molto robusta, rigida e a me piace molto. Infatti sto già progettando le prime modifiche. La prima sarà per montare un estrusore di tipo E3D V6. Qui potete vedere già un primo prototipo. E poi finirà accanto alla X5S tra le stampanti che userò abitualmente. Per cui se siete interessati seguitemi. Al momento la stampante viene fornita senza manuale di istruzioni né software aggiuntivo, ma i software come Cura o Repertier li potete scaricare dai siti ufficiali. Funziona esattamente come tutte le altre. In conclusione, visto il tipo di meccanica e il costo relativamente basso, ve la consiglio. Questo è tutto, a seguire l'unboxing con un po' di immagini sulla stampante in funzione. Ciao, al prossimo video.